È ora di buttare la mia vecchia sedia perché è arrivata la nuova sedia da gaming Diablo, ve la mostro in questo video, ma andiamo prima a fare l'unboxing e il montaggio. Ad aprire facendo attenzione ovviamente a non andare a incidere troppo col taglierino. Vediamo quindi all'interno questa sedia Diablo come è strutturata. Troviamo ovviamente la base per le ruote, guarda qua. Già abbiamo la sedia all'interno, già si intravede quindi lo schienale, che secondo me è spettacolare, è bellissimo. Vediamo. Dopo aver tolto lo schienale troviamo la parte superiore, ma questo guarda, prima la memory foam, perché quando lo vado a schiacciare si espande di nuovo il logo Diablo Chairs, bellissimo. Già il profumo fa capire che il tessuto è di qualità. Quella che è la parte della sospensione, i braccioli, bracciolo con la rifinitura, guardate qua, nero è chiaro che riprende i colori della sedia. Qui secondo me abbiamo qualche manuale di istruzioni. Ah, ok, andiamo a vedere dopo. È un gift pack con degli adesivi e un gancetto, questo lo vediamo dopo. Vabbè, sono delle strutture in ferro, coperture, le ruote e il pistone centrale, base, dove ci andremo a sedere. Pesa un accidente. Beh, non ci resta che montarla, abbiamo il tutto, le ruote, la struttura, la base. Guardate la qualità della verniciatura, ragazzi, probabilmente è stata verniciata a fuoco. Prima chicca, questo è memory foam, poi dopo la andiamo ad analizzare meglio, però si capisce perché ovviamente ritorna nel suo stato originale, ma soprattutto è magnetico. Ma guardiamo, se ti avvicini, le cuciture, le rifiniture, come sono fatte bene e come è stato studiato tutto nei minimi dettagli. Guardate, la scritta XI Prime, il marchio ovviamente qui sulla parte della zip. E poi andremo a vedere anche un po' tutto. Qui troviamo la manopola che va a modificare la resistenza, probabilmente, della seduta. C'è una molla all'interno. Ha uno spessore enorme, ve la vediamo così non abbiamo difficoltà dopo, ma qui sotto abbiamo non solo delle doghe elastiche, ma una struttura che permette anche di far sedere persone che hanno un peso elevato. È molto bello questo stacco grigio chiaro, l'effetto vellutato con questi inserti neri. Ha il marchio Diablo praticamente ovunque, non vi potete sbagliare, destra e sinistra. Beh, non ci resta che montarla. Adesso andiamo a montare tutto, ma Diablo ci fornisce i guanti. È molto facile. Montiamo la base. Dopodiché andiamo ad avvitare lo schienale sulla parte della sedia e la possiamo già probabilmente appoggiare. Della base. Invece quando prendiamo comunque una sedia più cheap non abbiamo un telaio del genere. Andiamo quindi a posizionare lo schienale che ha dei binari. Stiamo montando ovviamente le coperture. Ok, adesso abbiamo montato lo schienale, andremo a mettere la sedia sulla base e siamo veramente a buon punto. Stiamo montando i due braccioli che hanno sempre la staffa in ferro, che è anche abbastanza spessa, come possiamo notare. Finalmente siamo riusciti a montarla.
Allora, vi faccio vedere il logo Diablo. Questa sedia rispetto alle altre Diablo che ho provato e tenuto ha una qualità superiore ma anche un prezzo superiore. Finalmente si è andata a combattere un po' la concorrenza delle sedie di fascia alta premium. È una sedia che, come vedete, è curata nel minimo dettaglio. Il contrasto nero le regala un'eleganza ma soprattutto una non monotonia, come vediamo su altre sedie di questa colorazione grigia. È difficile fare sedie molto belle su questa colorazione. La seduta è una delle cose importanti, fondamentali che vado a vedere all'interno, che vado a vedere in una sedia. La seduta, da molti sottovalutata, è una delle cose più importanti di una sedia da gaming. Permette di avere un comfort o un non comfort a seconda di come è progettata, come è costruita. Questa che vedete ha un'ottima imbottitura, ma quello che è interessante è il materiale memory foam all'interno, che ha un'alta densità. Questo permette di avere una deformazione che è attiva e deformazione che è attiva e dipende ovviamente dal nostro peso. Questa sedia è progettata fino a 140 kg. All'interno il memory foam permette di non solo deformarla strategicamente, ma allo stesso tempo di avere una forza di spinta verso l'alto, quindi di essere molto comoda e quindi di non avere la classica schiena schiacciata. Questo l'ho notato perché rispetto a molte altre sedie è un po' più rigida, può inizialmente sembrare scomoda, ma vi assicuro che ha comunque un supporto che alla lunga non stanca, è davvero molto confortevole. Tra l'altro la sedia la possiamo, tramite, se vedi questo leveraggio qui, tenerla a 90 gradi, quindi anche per un utilizzo da ufficio, un utilizzo di navigazione. Vi faccio vedere vicino al computer come mi trovo seduto, con la possibilità di regolarla alla perfezione millimetricamente grazie al supporto magnetico, ma allo stesso tempo posso inclinarla, vedete, ovviamente su varie angolazioni, fino ad arrivare a un'angolazione di 170 gradi. Un'angolazione che, se la sedia non è studiata bene, non è progettata, ha un effetto, ci dà la sensazione di cadere. Invece questa è molto solida, anche se mi vado a spostare all'indietro, il baricentro è perfettamente in questa parte qui e quindi la sedia non ci dà quell'impressione di cadere. Tra l'altro la sedia ha anche un sistema, vi faccio vedere, di sblocco. Ha un sistema di sblocco davvero interessante che ci permette di attivare la funzione tondolo. Questa è davvero interessante perché anche se io ho ad esempio lo schienale a 90 gradi, andando ad applicare un po' di pressione verso il basso, ho questa sensazione molleggiante che è davvero comoda, cioè io la preferisco e non tutte le sedie ce l'hanno. Siccome non ho le 4 colorazioni qui con me nello studio, vi faccio vedere come sono sul sito, poi dopo vi lascio il link, vediamo un po' se c'è anche un codice sconto per questa ed altri prodotti. C'è la possibilità di selezionarla tra verde. Questo verde per me è veramente spettacolare, anche perché guardate la trama alla luce, che effetto dà, forse era anche più bella di questa qua. Grigia è per chi vuole andare un po' più sul neutro e magari si trova con uno sfondo grigio, vuole fare un po' tutto a tema. Rossa è particolare ma un po' strong come, diciamo, colorazione. E poi nera, che è molto bella perché ha dei richiami di grigio a contrasto rispetto a quella che abbiamo noi qua, che però ovviamente è un po' più anonima, quindi è bella comunque, per carità. Ovviamente vi ho fatto vedere quello che è l'interno della seduta, che abbiamo un memory foam che ovviamente dovrebbe permettere una sostenibilità maggiore. Come vedete tutta la sedia, compreso lo schienale e la base, hanno questo memory foam.
Dopodiché poi qui abbiamo ovviamente un rinforzo, tutta la struttura che vedete è in ferro e un sistema di raffreddamento che permette ovviamente di essere più traspirante. Braccioli Diablo marchiati, molto bello anche il logo qui che vediamo di Diablo. Questa è una copertura in plastica che viene assemblata come abbiamo visto in fase di montaggio. I braccioli hanno questo effetto grigio sotto e sono in gomma, neri sulla parte superiore, hanno diverse regolazioni, ovvero in altezza, 1, 2, 3 livelli di regolazione. Poi abbiamo tramite un tastino qui la possibilità di metterle internamente, parallelamente ovviamente alle nostre gambe, oppure verso l'esterno. Abbiamo questo bottone che ci permette di regolare la profondità, ma anche addirittura lo spostamento interno. Quindi se noi abbiamo questo tipo di regolazione in questo modo, in profondità e anche di spostamento laterale, abbiamo un prodotto che ha dei braccioli completamente regolabili. Sulla parte superiore il supporto cervicale, che è davvero molto morbido, è magnetico e questo mi permette di posizionarlo molto facilmente, ma volendo, anche se non vi trovate, di rimuoverlo e quindi di avere la sedia comunque con il suo logo che è a contrasto ovviamente sul tessuto davvero bellissimo di questa colorazione. Se ti avvicini possiamo notare che ci sono molti disegni della sedia, che anche in questa, che è il modello un po' più semplice, è davvero particolare, cura delle cuciture che non hanno alcuna sbavatura, questo tessuto che è un soft fabric, alla fine è un tessuto che abbiamo visto anche su modelli di fascia alta, le rende davvero giustizia. Stessa cosa sul cuscino, che è davvero molto morbido, Diablo Chairs, che ovviamente può essere aperto e chiuso tramite questi bottoni. Io vi dico la verità, è davvero bello perché non è attaccata da fili ma attaccato magneticamente, fa il suo effetto davvero clean. Sulla parte ovviamente lombare, tutto l'appoggio della schiena, guardate lo schienale quanto è alto se mi vado a sedere, quindi una sedia che può essere utilizzata da persone da 1,40 m fino a 1,90 m senza alcun problema. Lo schienale ha queste parti contenitive che è davvero molto comodo, ma la seduta è larga, e tra l'altro vi dico che questa sedia ha ovviamente un sistema interno che va a modificare quella che è la parte quindi lombare, ovvero ci permette di gonfiarla, non so se dal video si riesce a vedere, e di sgonfiarla quindi per regolarla alla diciamo migliore situazione per ognuno di noi. Questo permette quindi di avere un supporto contenitivo e di avere una forma comunque ergonomica. Dietro, come vedete, questo contrasto è spettacolare. Abbiamo una trama nera che riprende il bordo laterale. Questa sedia ovviamente nelle settimane che la sto utilizzando non mi ha dato alcun problema, molto comoda. Ovviamente il test sul lungo termine, l'affidabilità, il fatto che non si rovini, dobbiamo vederla più in là. Però siccome la terrò qui in ufficio, voi in un prossimo video, tra 6 mesi, pure tra un anno, se mi chiedete che fine ha fatto la sedia Diablo, ve lo posso dire tramite un commento, quindi non possiamo fare ancora un test di affidabilità sul lungo termine. È vero che alcune serie della Diablo che avevo già io non hanno fatto una bella fine, ma parlavamo di prodotti di fascia molto più bassa. Questa qui vedremo col tempo, probabilmente faremo un video di aggiornamento. Nella descrizione ti lascio il link a questa sedia. Ovviamente se non è in offerta devi seguire assolutamente Telegram, perché noi proveremo a chiedere all'azienda un codice sconto per gli iscritti di YouTube, di TikTok e Instagram. Fammi sapere cosa ne pensi, quindi iscriviti al canale Telegram Guida Informatica 1, perché anche lì daremo aggiornamenti se ci sono coupon su questa Diablo XI Prime.